Buongiorno, oggi ho qui con me il dispositivo della Sena, il 10C Evo, dispositivo interfono di fascia alta che ha la particolarità di avere la videocamera integrata. Il dispositivo è composto da questa manopola, il pulsantino per avviare la videocamera, l'antenna, l'alloggiamento per la ricarica, il pulsante del telefono, l'ingresso per le cuffie e il microfono che andremo a montare poi sul casco e l'alloggiamento per la micro SD. Qui davanti è presente questa leva che serve per inclinare fino a 30 gradi l'obiettivo della videocamera e poi dietro il dispositivo c'è questo pulsantino nascosto che è il reset nel caso in cui qualcosa andasse storto. Oggi volevo farvi vedere qual è la procedura per aggiornare il firmware, operazione che consiglio di fare sempre ogni volta che c'è una nuova release. La prima operazione da fare è quella di recarsi sul sito sena.com e se volete scegliete la lingua italiano, andare nell'assistenza tecnica, scegliere software e da qui scaricare il Device Manager che è la prima applicazione che trovate sulla pagina. Una volta scaricato e installato il programma, a questo punto con il dispositivo spento lanciamo il programma, colleghiamo il dispositivo tramite cavetto al nostro computer. Nel nostro caso c'è il 10C Evo e ci dice di assicurarsi che sia inserita una scheda micro SD fino a 128 GB nello slot, quindi lasciare la cuffia spenta. A questo punto, come vedete, mi dà l'indicazione che c'è un nuovo firmware disponibile. Posso scegliere la lingua che appunto è in italiano e ho la versione attuale dell'1.2.1, passerò alla 1.3.1, quindi do l'ok, mi chiede dove salvare il firmware, io posso scegliere tranquillamente quello che preferisco, lo salvo e a questo punto aspetto che l'aggiornamento viene completato. L'aggiornamento dura circa 3-4 minuti, comunque dalla barra di progressione potete controllare appunto quanto manca. Una volta completato l'aggiornamento potete leggere qui sotto appunto che c'è un feedback positivo, leggete l'ultima versione del firmware sia in questa schermata sia qui in alto a destra e per quanto riguarda l'aggiornamento è così concluso. Sempre su questa app potete ripristinare eventualmente un firmware nel caso in cui ci fosse un problema, quindi tornare indietro, ecco qui per esempio nel mio caso tornare alla versione 1.2 ed eventualmente gestire quelle che sono le caratteristiche delle impostazioni del dispositivo stesso. Comunque giù in descrizione vi lascerò il link del file PDF per la guida in italiano, così potete leggerla se avete ulteriori dubbi.